Salve amici e bentornati sul canale. Come vedete il sole splende di già questa mattina, anche se devo dirvi che stamattina all'alba faceva un freddo pazzesco e sicuramente stasera quando calerà il sole sarà uguale. Sto aspettando che il terreno si sghiacci perché dovete sapere che quando va sotto lo zero, essendoci molta umidità, perché questo freddo alla fine dà fastidio perché è umido, il terreno si ghiaccia. Quindi adesso stiamo aspettando che si sghiacci con il sole sta per salire nel punto diciamo migliore affinché poi stabilizzi le temperature del terreno e dovete sapere che in questo periodo io faccio piccoli lavori di manutenzione perché dopo aver potato la vigna si attende poi la potatura degli ulivi che però con queste temperature non si può assolutamente fare perché poi magari si va a fare un taglio grosso e con queste temperature si va a fare un danno incredibile, quindi io solitamente gli ulivi aspetto di potarli verso marzo, quando le temperature si rialzano, ci avviciniamo alla primavera, chiaramente le potature degli olivi si possono fare da marzo fino a maggio, tranquillamente, anche se gli olivi cominciano già a fiorire, non vi preoccupate. Tanto se non si vanno a fare tagli grossi su piante che già sono coltivate e sono tenute bene da anni, non ci sono problemi, anche perché tagli grossi poi si fanno raramente, si va a pulire solitamente la pianta, io agisco così. E niente ragazzi, io oggi andrò a fare una rincalzatura ai baccelli che avevo seminato a ottobre, non so se vi ricordate, se non vi siete visto il video della semina vi ricordo semplicemente che lo trovate in questo canale. E niente, andiamo a fare una lavorazione di rincalzatura, però prima di cominciare il video vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina perché se no non riuscite a vedere i nostri video, di lasciare un commento perché no, e da poco abbiamo aperto il gruppo Facebook dove ci sono stati anche le prime domande, le prime curiosità. Io sto postando anche un po' di curiosità, un po' di informazioni non solamente sull'agricoltura ma anche sulla situazione dell'Italia, dei problemi. Per esempio ieri ho fatto un post sui cinghiali, abbiamo parlato dei lupi perché c'è una vera emergenza soprattutto al nord per quanto riguarda gli allevamenti. In questa zona sono tutti scomparsi gli allevamenti, ma non per i lupi ma perché ho già spiegato in un altro video che ci sono state delle sanzioni per quanto riguarda l'igiene. Purtroppo si preferisce dare importanza alle aziende che sono grosse, che però purtroppo maltrattano gli animali perché questi animali crescono in queste piccole stanze di 4 metri quadri, però la situazione è questa. E niente amici, adesso cominciamo, vi faccio vedere un po' la situazione perché appunto voi i baccelli non li avete più visti. Allora amici, come vedete questi sono i nostri baccelli, sono cresciuti abbastanza nonostante il periodo e il freddo. E in questo periodo dell'anno, come vi ho già detto, si vanno a rincalzare. Per quale motivo si vanno a rincalzare? Innanzitutto si va a proteggere le radici dal freddo, perché dovete sapere le radici dei baccelli crescono proprio vicinissimi al terreno e quindi bisogna stare attenti perché una ghiacciata magari può fargli dei problemi. Poi un altro motivo è perché poi magari con l'arrivo del sole, l'arrivo del caldo si va a proteggerle anche da questo, perché effettivamente le radici devono stare lontane dai raggi solari. E poi un altro motivo è perché come vedete già stanno crescendo le erbe spontanee, quindi dobbiamo assolutamente proteggerle affinché poi le erbe spontanee e tutto ciò che va a dargli fastidio come la gramigna, altre piante che crescono appunto nell'orto, vanno a togliere gli apporti nutritivi come l'acqua e altre cose, anche perché dovete sapere che questi ortaggi non si vanno a annaffiare perché non ha senso. Poi io se andassi a buttare l'acqua adesso andrei a ghiacciare tutto e quindi sicuramente porterei un danno alla pianta. E quindi si va a fare semplicemente questa lavorazione per protezione dal freddo e dal caldo e per togliere le erbe spontanee, anche perché una volta rincazzate queste piante avranno ancora più forza perché avendo più terra cresceranno anche di più. Niente, questa lavorazione si può fare da ora fino a marzo, anche perché poi queste piante già presentano l'inizio dei fiori, perché col sole di queste giornate che poi rialza le temperature vanno quasi a fiorire, perché poi dovete sapere i baccelli si possono seminare a ottobre oppure anche a gennaio-febbraio, quindi io le ho piantate a ottobre e comincerò a avere i frutti verso metà marzo, inizio aprile, quindi tanta roba, mentre se si vanno a seminare gennaio-febbraio si hanno a maggio e giugno, quindi c'è proprio una differenza nella raccolta. E niente amici, cominciamo la raccolta anche perché serviranno semplicemente dei guanti e la nostra amatissima zappa.
Allora, come vedete, rincalzatura sia a destra che a sinistra della pianta, vedete che la va, diciamo, proprio a dargli un aiuto, una protezione, dove chiaramente ci sono le parti di pianta come questa, vedete che ancora non ha raggiunto i 20 cm perché dice si deve aspettare per i 20 cm, però chiaramente con questo freddo è difficile che tutte le piante crescano allo stesso modo per ragioni di luce. Vedete, si va a lasciare scoperto qui, quindi dove ci sono le piante un po' più piccole state attenti di non sotterrarle perché nonostante abbiano forza comunque un po' di luce hanno bisogno. Adesso continuiamo, vedete c'è da fare tutto questo pezzo e niente, e ci aggiorniamo alla fine. Allora amici, abbiamo concluso la lavorazione. Come vedete abbiamo rincalzato tutti questi nostri baccelli che sono all'interno del nostro oliveto. Dovete sapere che nel video della semina io spiego anche il motivo perché li ho seminati, non solamente perché mi piacciono i baccelli col pecorino e una bottiglia di vino, ma anche perché appunto dovete sapere che molto spesso nelle regioni italiane specialmente c'è l'uso, soprattutto nel biologico, di seminare le piante leguminose che possono essere baccelli, piselli, favino, ce ne sono 40.000, perché durante la loro fase di crescita loro vanno a apportare delle proprietà nutritive nel terreno, fra cui l'azoto che è quello più importante. Per esempio io nel vigneto potrei seminarle così da avere appunto un concime naturale, senza andare a spendere soldi nel concime, e quindi appunto è una cosa molto positiva, specialmente se io le coltivo vicino agli olivi che poi vanno a nutrirsi. Mi raccomando, non è obbligatoria la rincalzatura, questa è una lavorazione aggiuntiva, quindi chi non le rincalza non è che gli morirà la pianta, assolutamente no, avrà un raccolto minore, un po' come quando si va a rincalzare le patate, stesso discorso, se le rincalzi avrai una produzione maggiore. Quindi mi raccomando, chi ha un piccolo pezzettino di orto e li ha seminati gli conviene farlo perché appunto come vi ho già detto viene fatta una protezione dalle erbe infestanti e dal freddo e dal caldo, specialmente in questo periodo dove fa un freddo cane e si rischia appunto le gelate. Io vi consiglio di farla anche perché poi così verso aprile, maggio o forse anche marzo avete i primi frutti. Niente amici, io vi ringrazio per averci seguito ancora, vi ricordo semplicemente di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, anche perché no, un bel commento, e poi vi ricordo solamente che noi abbiamo aperto un gruppo Facebook dove tutte le persone possono parlare con noi, chiederci consigli, aprire dibattiti, è semplicemente una comunità agricola, oppure anche solamente di appassionati. E niente amici, io mi godo questo ultimo sole di questo pomeriggio bellissimo di febbraio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!